Giuse, siamo tornati a casa. Finalmente, Dopo un po' di dopo tempo. tutte le trasferte, Meno male, perché insomma... un po' avevo- sì. Mancava. Un po' sì, perché poi alla fine abbiamo un argomento. Ah sì? Che abbiamo? Che abbiamo? Secondo me, Steve, Mhm. si andrà a trattare di un orologio che non è stato apprezzato al 100% all'inizio, vero? All'inizio del collezionismo, vero? Poi però ci hai rifatto. E dopo però, Anche perché poi le persone l'hanno apprezzato anche perché ce n'era pochi o... perché non essendo Ma di cosa stato... stiamo parlando? Allora, l'argomento è l'Explorer 2. Finalmente siamo arrivati all'Explorer 2. Quindi, diciamo, un orologio che in una prima fase non aveva tutto questo mercato, perché il GMT, con caratteristiche molto similari, aveva, diciamo, quasi la massima percentuale del mercato, come orologio con doppio fuso orario. Perché in realtà l'Explorer 2 non aveva due fusi orari, aveva solo AM/PM, cioè Sì. la differenza fra le ore del giorno e le ore della notte. Quindi, Ma il GMT ne abbiamo parlato e va bene, però questo era stato fatto per chi? Cioè perché la Rolex aveva messo uno l'orologio sportivo in giro nasce- simile? Parliamo con l'orologio davanti. Allora, intanto bisogna dire che la Rolex nel 71 aveva in produzione l'Explorer 1 ormai da anni, quindi dagli anni... Che questo sarà protagonista poi di una prossima Sì, puntata. perché poi quando parliamo degli Explorer 1, questo sarà l'ultimo degli Explorer 1 vetroplastica. Però nel 71 la Rolex sul cataloghino dell'epoca, mi occorre un orologio, manca a me, A te diciamo di no. Diciamo a noi. pubblicizzava il 1016 e appena uscito il famoso freccione. Freccione. Perché? Perché si dice appena uscito? Perché questo qui porta la lancettina dritta, senza il pallino, senza il lollipop. La prima serie, quelli che oggi normalmente sono chiamati albini, Albini. perché la prima lancettina a freccione, e qui si vede bene Che è la anche pubblicità, più piccola. era addirittura molto più che arancione, quasi rossa. Ma poi cosa succedeva? Scoloriva e diventava bianca. Però Giallo questa, chiaro fino a bianco. questa era rossa, usciva rossa, non Usciva un arancione, no, usciva Usciva arancione. Un arancione così. molto forte, ma un Che è arancione. simile. Però questo è rosso. Però credo che non comunque. l'abbia vista nessuno dei collezionisti Ah, moderni. Ok. Perché? Perché in realtà, come si vede da questo cataloghino dell'epoca, oggi trovi abbinato sempre la lancettina dei secondi dritta Sì. con la freccina praticamente color giallo, quello che va dal giallo al bianco. Ma qui si può vedere bene che non era così, nasceva comunque Così. un arancione addirittura anche più forte di questo orologio che è del 73. Quindi praticamente 73-74, 2-3 anni dopo questo modello qua. Perché si inizia a parlare di Explorer dal Allora, 1900. l'orologio nasce nel 71 e come dicevamo l'esigenza era della Rolex, come pubblicizzava la Rolex, di avere un orologio, perché l'Explorer 1 che già c'era un solo tempo, era quello che era stato sull'Everest, con un orologio diciamo ben visibile di notte, quindi Sì. 369. Che ben poi anche lì visibile andrà a fatta una pezzi. parentesi perché non è l'Explorer 1 che è andato. Sembrerebbe di no, poi ne parleremo a suo tempo. Però diciamo che la pubblicità della Rolex ha sempre portato l'Explorer 1 come l'orologio sull'Everest, quindi di Hillary sull'Everest, e l'Explorer 2 nasceva sulla falsariga di questo modello con una leggibilità maggiore, una dimensione maggiore, un'impermeabilità, lo vendevano per impermeabile, questo non subacqueo, impermeabile. Ok. Che è Impermeabile quanto al 10 fino ATM? a 100 metri, 100 sì, metri. esattamente. E la lancettina a triangolo leggibile sulla ghiera come 24 ore. Infatti l'esigenza che suggeriva la Rolex era per esploratori, gente che faceva speleologia, quindi entrava Speleologi. sì, quindi in grotte, quindi Quindi rimaneva... non aveva l'uso della luce Non solare poteva regolarsi con la visione del giorno, quindi delle ore del giorno, e quindi magari passando i giorni poteva perdere la cognizione del tempo delle 24 Certo ore. che sembra una cavolata, però se perdi veramente la cognizione del tempo in sì. una stanza, cioè in un posto che è buio, Sì, rimani una settimana in un posto al buio, o al chiuso. anche Cioè, se hai l'orologio, alla fine non hai proprio tutta questa No. percezione precisa. perché non sai, cioè, giorno-notte. Giorno-notte. Vero anche che, secondo diciamo sempre la Rolex, una delle diciamo, possibilità di utilizzo di questo qui era anche per spedizione ai poli. Perché?
perché le regioni polari normalmente sono con una durata del giorno e Certo. della notte molto differente di quelle che sono diciamo, a latitudini diverse, per cui anche lì ti risultava Sì. utile. Ho capito. L'orologio veniva, diciamo, fabbricato in una misura di 40 mm vetro plastica, il movimento era più classico degli automatici, quello che era anche sul GMT, quindi il 1575, cosiddetto GMT, anche se, come avevo detto, non avendo la ghiera aveva solo la funzione Sì. delle 24 ore, però la grafica di questo orologio era un po' particolare, infatti se guardate c'è un po' una grafica leggermente strana, cioè ha un segnatempo anche in mezzo all'ora, cioè tra le 9 mettiamo e le 10, Sì. c'è in mezzo, che poi è il riferimento sulla ghiera esterna, c'è in mezzo l'altra 19, piccola lancettina. Non era chiarissimo da leggere. Infatti, all'inizio del collezionismo, questo orologio qua non ebbe un gran successo. Cioè, Si è rivalutato l'Explorer negli 1 ultimi sì, anni sì. comunque. Dopo, Specialmente il diciamo, freccione. intorno agli anni 90 cominciò ad essere ricercato, ma in una prima fase non molto. E mi dici una cosa, ma come mai a volte il freccione, proprio la lancetta, è bucata? Come? Allora, il problema del freccione è la dimensione della freccia e quindi la quantità di trizio che è sulla freccia. Vale a dire, rispetto a una lancettina Mercedes che è divisa in 3 spicchi, praticamente nei 3 spicchi la quantità di trizio è molto poca, per cui il fissante, il collante che è nel trizio, non ha bisogno, diciamo, di una superficie molto vasta, scusate, che aderisce alle parti in metallo. Nel freccione, viceversa, essendo molto grande, la parte centrale è soggetta a essere sottile, perché essendo una cosa fluida quando viene applicata, nel mezzo ci va la parte più sottile, migra verso... E si logora maggiormente. Si logora maggiormente. Quindi è un difetto che lo trovo in tanti, forse. Lo troverai sempre in tanti perché... Tipo in questo. nel Guarda in tempo, questo Brightly. per esempio, anche quello lì. Per esempio, Che nel c'ha, tempo, sì. spesso lo trovi anche G7, leggermente guarda distaccato. la lancetta che è mangiata. Sì. Capita anche le lancette quelle a gladio, no? Sì, infatti, Tipo quelle lancette del submarino. Del submilitare, Mm. esatto. Ma lì infatti si vedrà sempre, diciamo, il freccione con qualche difettuccio, proprio per questo discorso qui. E questa Il R di fissante- Rolex un po' stortina? Ecco, allora, cominciamo a dire tecnicamente differenze, diciamo, dei modelli. Vale a dire, allora, dai cataloghi le vediamo spesso sia la prima versione, questa, ma anche la seconda versione come questa qui con l'Ollipop. Va detto che nelle varie emissioni, per esempio in questo catalogo si vede già che la ghiera di questo modello, se guardiamo il 20, è molto più vicina al vetro, Sì, in questo qui invece sì. è più lontana. Perché? Vale anche per gli altri numeri, il 24, il 12, perché esistono praticamente ghiere e quadranti di varie versioni. Vale a dire, esistono 4 tipi di quadranti. Periodo 71? Allora, diciamo che il periodo è spalmato fra il 71 e l'83, Ok. ok? Quindi dal 71 E ne hanno all'83 fatti i modelli? il numero Sì, non si sa, non si sa. no. Cioè di modelli o di quantità di orologi? No, di quantità di Quantità orologi. di orologi no. Il modello è uno, che è sempre quello, ma la quantità di orologi non è dato saperla. Si sa solo che però ha variato tante volte il modello, vale a dire, il primo quadrante, il Mark I, quello che di solito si trova con questo tipo di lancetta, e Aspettate, un Mark 1 che vuol dire? Mark I vuol dire la prima tipologia del quadrante. Quindi Mark I è una denominazione inglese che intende, diciamo, riferirsi alla prima tipologia di quadrante. Ok. Dove ha una corona della Rolex nel marchio con determinate Rolex, caratteristiche. la corona della Rolex di un certo Sì, tipo. che è anche goffa. Questa è goffetta, È infatti goffetta. la chiamano anche Bart Simpson. Questa qua perché ha quella forma un Ah, è po' vero, come il sembra cappellino. Sì. come capelli proprio. Sì, come i capelli, diciamo, Ah, è di Bart vero. Simpson. Cioè, non sembrerebbe. Allora, il 2, la 2 e la 3 È hanno quel più tipo lì. regolare. Poi dopo ritorna ad essere Guarda qua. abbastanza dritta, normale. Sì, sì. Però è carina perché Questa qui la sapevo perché me l'aveva raccontata una volta. E sì, mi era rimasto in infatti mente era- Barzino. tra l'altro Che dice? anche la R di Rolex ha una forma un po' strana, cioè la gambettina della R
nel freccione, nei primi 3, praticamente Ha una pancina. diciamo che Vedo ha una sondino. specie di calata, sembra quasi un bordino, mentre invece di solito la R di Rolex finisce piatta, un No. po' grassoccina, invece questa qui, Sì, cioè, visto, se guardi questa la vedi già che è diversa, non ha la stessa tipologia, no, è vero. giusto? Sì. Ed è proprio una di quelle, vedi, se guardi la gambettina della R, è proprio completamente diversa, Ma chissà perché. ma perché i quadrantai che facevano i quadranti per la Rolex erano sempre diversi e usavano un cliché, quindi un font, cosiddetto font diverso. Certo, la Rolex non diceva, per esempio, che un determinato quadrante doveva essere fatto in quella maniera e basta? Sì, però diciamo che queste piccole differenze si vedono oggi, ma una volta non le notava nessuno. Perché non c'era perché- questo approccio Poi non c'è verso il neanche mondo. Internet. Internet non c'era, dal Non c'era catalogo internet, vedi mica. non c'era Secondo modo me di una foto ingrandirli. così come Ma la... la Rolex ha sempre usato sui cataloghi più recenti fotografie molto più vecchie. Sì. Cioè, io se ti faccio vedere un catalogo Che c'era del... là sotto? Come? Nulla. Va in cantina? Ah no. No, No, ti faccio un Hai esempio. visto lui? Un catalogo del 1967. Dal cilindro magico, il 67. Che Che fai? Lo tieni un catalogo Lo tieni, sì. 67 per dare di mano? fa vedere, per dire, l'Explorer 1 con la minutiera chiusa, ma questo non c'era più già da 4 anni, 5 anni, ma ancora pubblicizzavano questo. Il GMT quello dei primi Explorer 1. o il Submariner, Ah. minutiera chiusa, Gilt Cornino del 67, GMT Cornino, minutiera chiusa Freccino. Ecco, c'era mica più. è una domanda che ti volevo fare. Ma freccino e freccione, cioè, che tutti dicono freccino, c'entra niente. Allora, Freccione è un modello E appunto, ed è freccino, l'Explorer 2 il che freccino è il parliamo GMT, ora. no? Il Freccino invece è una tipologia di GMT. Però ecco, perché ha solo l'indicatore un pochino più Esatto, grande. più piccolino. Quello. Più piccolo, c'è un triangolino più piccolo, Basta. che poi non trovi facilmente, anche perché negli anni, un po' per la poca leggibilità, un po' perché tendevi sempre ad avere come il modello ultimo, e quindi se andava a fare una revisione alla Rolex toglievano il freccino e mettevano la freccia più Ah, Beh, come sì. facevano per tutti gli altri. Come hanno sempre fatto. Come hanno sempre fatto. Come hanno sempre fatto. E come viene chiamato in questo orologio? Viene chiamato... No, aveva anche Un altro nome? Nella prima fase, io ricordo bene che questo giocatore era chiamato lo Steve McQueen, Ok. che è Anche una se denominazione un po' azzardata. azzardata, perché in realtà lui non l'ha usato in nessun film. Sì. Sembra però non c'è che fosse nessuna l'orologio foto. Ah, preferito di tra i Steve. tanti di Steve McQueen. Perché non c'è Quindi- nessuna foto con, non con c'è. l'Explorer 2 al No, polso. c'è un film dove si vede lui, Sì. qui lo vedi con Beh, il Monaco. Lawyer Monaco, quello sì, Sì. però non Sì. con lo Steve, Con non Steve con McQueen. il modello che si chiama Sì, Steve Steve McQueen, McQueen. Explorer 2, quello no. Te quando hai iniziato a vendere orologi, questo è da contemporaneo? C'è da sempre? C'è da già? No, io quando ho cominciato a vendere orologi questo gioco era ancora in È produzione. una produzione? Sì. E lo vendevi te? No, ma il mercato degli orologi sportivi è nato dopo il 1987-88. Prima dell'87-88 l'unico orologio sportivo che veniva venduto era il Submariner militare, ma non perché Submariner, Perché ma so perché è poco. militare. Ah, Perché facevo parte di un collezionismo che era il collezionismo di orologi militari. Com'è cambiato? Eh? Sì. Cosa e compravo gli questo ultrapiatti? nulla. No, ai tempi, quei tempi lì, secondo Piaget. me, se tu parli di Vacheron, Constantin Patek, Philippe Calatrava, era il grosso, gli ovetti della Rolex e i Prince della Rolex. Pensi anche lì che Però poi Anche dopo sono un l'Explorer po'... 1, ma l'Explorer 1 Sì, non questo l'Explorer proprio 2. nulla. C'è un... No, quindi Facevi. è cominciato a essere, io non dico richiesto, ma un po' venduto intorno già ai primi anni 90. Quanto lo compravi? Secondo me l'orologio costava 1 milione, ma sai. Però Però è, uno ci deve essere, perché per me è un problema Allora, anche quello. in quel periodo lì, sì. Poi dove, cioè, col segno di poi sono tutti bravi. sì, è vero, era imprevedibile. Poi era strano, graficamente era veramente diverso Sì. da quello che c'era in giro dei Non Rolex. piaceva agli anni 70, cioè voglio dire, Questo era diverso. questa forse. tipologia di orologi, un po' come anche gli Heuer della stessa epoca, con questi colori arancioni, Ed è per quello che ti ho chiesto quanti avevano prodotti, perché io sono convinto che poi alla fine non ne ha fatti tanti, perché non le vendevano. non era un orologio, diciamo, Richiesto. molto prodotto questo qua, Ah. anche perché aveva un utilizzo relativo.
costava più o meno come un GMT, ma il col GMT GMT aveva due fusi orari veri e propri. e col Questo GMT ci no. puoi fare la stessa cosa in pratica. Sì, ma no, ci puoi fare di più col GMT, perché ti Sì, dà no, due fusi no, orari. dico, col GMT ci puoi fare le funzioni, cioè puoi con avere le questo- funzioni dell'Explorer 2 invece che Poi con l'Explorer aveva, 2. secondo me, anche un quadrante più tradizionale, no? Sì, Questo è sì. veramente... Questo è più sportivo comunque, Sì. nel senso lo vedi, sembra più un orologio proprio No, da è vero, è vero. esploratore. È vero, è vero, è vero. Dà l'idea. Sì, sì, era praticamente, cioè si vede che questo e quello hanno qualche cosa di simile, tipo il nero matte di tutti e due, il nero opaco, però a dire la Ha fatto verità, un bel salto, eh. sì, Cioè sì, sì. GMT1 e GMT2 il salto è relativo. No, salto, Qui è un salto notevole. A parte la cassa è cambiata e quindi... no, ma questo era un orologio strano. Però ecco, io lo comprerei, potessi, perché è proprio bello. No. Ora, a me piace. No, ora, diciamo È come più sempre, mio dopo è stile, facile non capirlo. stile No. Steve. No, Steve. non è lo No. Già l'ha fatto Ti d'oro. piace? Insomma, cioè è bello, però non lo comprerei. E invece è proprio il mio stile. Cioè, lui se non lo fa d'oro non lo compra. Non è che lo fanno. Lui lo compra solo d'oro, io. No, non è vero, no. È d'acciaio, però in Eh. realtà secondo me questo è sempre stato un orologio che va un po' capito. Mm. È meno immediato di tanti Cioè, aveva il altri. babbo di un mio amico e io ce lo Quello lì? riconosco di buono. Ma sai che io quando C'era vedo ancora il quello... tuo amico? Il lo so. figlio, dico. Non lo so, però io quando vedo quell'orologio lì, sai quando vedi una cosa e ci abbini una persona come te, questo, Sì, sì, Cioè, sì. per me te... Io lo È vero, posso- infatti è da un po' che non mette l'Explorer Questo- 1, l'ho detto prima, ma poverino si sentirà da solo perché metti sempre l'Explorer Cioè, 1, il io t'ho 1016 conosciuto con quello lì. col 1016. Ma t'ho conosciuto 30 anni Ma fa. l'ho portato 12 anni di fila io. in È effetti. l'orologio che ho portato più in vita mia questo. Sì. Perché Che- effettivamente mi ci ritrovavo come misura, non era ingombrante, perfetto, sempre. Sì. Ma in poi, taglia, ma poi- mare. va da tutte le parti, sì. va Sì. sull'elegante, sullo sportivo. Secondo me quell'orologio lì ha veramente una Sì, sì. una Poi comunque è tenuto versatilità benissimo, cioè il quadrante è perfetto di Sì, questo sì. Explorer 1. No, ma se non ti entra acqua in quell'orologio lì, l'orologio si mantiene benissimo. Che peschi? Di questo qua va detto anche che anche a livello di scritta sotto Auri 6 T-Swiss già, T, è T-Swiss vero. minore di 25, anche lì nei vari Mark 1, 2, 3 e 4 ci sono differenze. Stesso discorso vale per la ghiera, abbiamo visto prima il discorso dei numeri accentrati, ma i numeri diventano lontani, vicini al vetro, un pochino più grassottelli, un pochino più magrolini, ma alla fine sono 4 ghiere più addirittura mi sembra 2 di fornitura diverse. Comunque la Rolex ha aiutato a incasinare tutto. Perché non ci badavo. Sempre il solito discorso, noi andiamo a cercare la pulce e se la vai a cercare la trovi la pulce. Nei Rolex la trovi, perché differenze tra modello e modello sono Poi sono tante. differenze comunque che se ti metti lì guardi, cioè le vedi anche a occhio nudo, cioè non sono differenze È vero. che dici, non lo so, No, ma vedi, marginali. vedi. Tra le caratteristiche dei vari modelli, dicevamo del Swiss T, di Swiss minore di 25, perché i quadranti sono chiaramente, come abbiamo detto, vari. Per esempio, E ne pesca un altro. sì, certo. Che fai? Lo peschi? In questo freccione, Se non ce l'hai a Allora, casa, aspetta, io ce l'ho a casa, sì. Questo è 73. Questo è? questo invece è di 2 anni dopo, Ok, 75. E infatti Allora, vediamo già, dammelo a me, non il mio anno di no, nascita. infatti, il Dai. 75 è il tuo Sì. modello. Perfetto, Dai, tuo, allora piglio tuo. io. Perfetto. Allora, entrambi lollipop Poi ci vedrei con con quell'orologio lì, lancettina dei secondi, Sì, mi garba, bello, bello veloce. lancettina dei secondi tutti e due la stessa, però comincia a cambiare qua sia la coroncina della Rolex, che è veramente diversa, Eh sì. Ah, sì. Qui un che la Duarte scritta qui. Swiss T in fondo. Nel primo modello T Swiss T e Sì, qui invece minore di T 25. Swiss minore di 25. Sì, sì, sì. Quindi è proprio il 25 cosa voleva dire a livello di trizio? Cosa? C'entrava qualcosa col trizio? La T? Il 25, cioè Sì, è un livello- Era un rapporto. era diciamo, l'emissione di quella poca quantità di radio che c'era sotto i 25 e quindi non nocivo per la salute. Quindi però alla fine, no? Questa T minore di 25 è comprensibile. Magari Sì. cita una legge, Certo. ma la grafica è clamorosa. Chissà perché La in 2 grafica è anni. clamorosa perché come tutti i Ah, no. Rolex, Cioè, è proprio diverso. le varie ditte che facevano quadranti per loro lavoravano ognuna, diciamo, con i propri cliché. Sì, sì, I c'avevano- font erano diversi e oggi che si notano tutte queste cose vediamo grosse differenze. anche la dimensione delle scritte su Sì, relative sì. cronometri. È proprio diverso quadrato. Sì. Infatti non te le puoi neanche basare tanto
sui cataloghi, perché alla fine i cataloghi spesso usano la stessa foto per Ma se io svariati ora anni. danneggio il quadrante e lo mando su, che mi danno? Ecco, e lì diventerebbe un problema, perché ti arriverebbe un quadrante che sarebbe il fornitura, quindi con intanto Luminova, intanto una grafica con le R perfette come oggi, perché oggi si tira alla perfezione, anche la Rolex diciamo che non fa più questi piccoli errori, magari li fa, però non si rende conto che li fa perché magari dà a terzisti, e i terzisti magari stampano in maniera leggermente diversa, poi magari dico, fra 20 anni si troveranno piccole Però differenze. cioè fondamentalmente la Rolex cosa fa? Prende un quadrante e lo manda a stampare perché o c'ha un magazzino. No, la Rolex diciamo che alle ditte terziste che gli fanno i quadranti gli dà la tipologia di quadrante che vuole. Loro lo fanno e chiaramente lo fanno bene, in maniera molto molto simile. Poi se ti metti lì a spulciarlo in Però maniera... sarebbe un quadrante fatto nell'anno in corso della Sì, lavorazione. sì. Non si parla di orologi, cioè non si parla, scusa, di quadranti di Dell'epoca. Cioè non fornitura. c'ha un Si magazzino parla di con quadranti 75 e l'orologio 75 Comunque, se prendi un catalogo della Rolex degli anni 90, il Submariner acciaio oro e il Submariner oro hanno lo stesso quadrante identico. Nella fotografia del catalogo le due grafiche dei due modelli sono completamente Scusa, tra diverse. l'acciaio oro e l'oro hai detto? Tra l'acciaio oro e l'oro che Ah, sono per il blu. accanto, Per il colore blu e sono nero. blu e nere. Se guardi bene le due corone della Rolex che sono accanto, Sì. nell'oro e nell'acciaio oro, una è stretta e molto alta, l'altra è quasi tonda, goffa proprio, tondina. Eppure stesso anno, stessa tipologia di orologio, perché tant'è vero che i quadranti sono intercambiabili quelli lì. Però se a me mi si danneggia mi devo andare un quadrante. No, a te lo danno un quadrante, cioè nel senso la Rolex dà un quadrante di fornitura, peraltro, Faccio dei danni, nei però 25 anni, lo garantisce per 25 quindi no, anni, ho finito. però ce l'ha perché poi ora li ha ristampati come li ha ristampati con Luminova, con le scrittine tutte perfettine. Chiaramente perché il trizio è dal 99-98 Sì, è bandito. bandito, per cui sicuramente è Luminova. Sì. No. Bene. E quindi da questo modello, in pratica, passiamo finalmente al primo modello con vetro zaffiro. Il famoso referenza 16550, il cosiddetto cremino o quadrante panna, che dir si voglia, che poi è lo stesso orologio. E cosa vediamo? Vediamo intanto una grafica molto più simile al GMT, perché la freccia È un torna a GMT. essere triangolare come il GMT. Anche le lancette. Le lancette, le Mercedes. Mercedes non sono più quelle là, diciamo, a bastone con il trizio all'interno. Anche gli indici. Gli indici bicchierino classico, Bicchierino, anche se in questo caso, nel modello, diciamo, panna, rispetto al successivo, che è bianco, Sì. ma la bordatura del bicchierino, in questo caso è color acciaio, mentre nel successivo Ah, è nera. Perché diciamo Risalta di più ancora. Diciamo questa cosa perché sappiamo che questo tipo di quadrante nasceva proprio di questo colore. Qualche furbastro dopo gli anni 2000, bravo, Ha messo un lo ha fuoco. a 180 fornato, gradi per 20 minuti. sì, come fosse una torta. La torta? Non lievitava, però, No? no, però spesso saltavano via i bicchierini Ok. e si crepava. Beh, si crepava il mal di fuoco perché è Spider Dial, no? Diventava Spider. Però cosa succedeva? Che il colore lo prendeva veramente. In realtà il colore giallastro lo prendeva, però come si capisce che non è quello giusto? Perché in realtà i bicchierini non sono di color metallo ma sono neri e quindi non va bene. Poi in questo modello... Ritorno nero per farli tornare più chiari. Sì, ma dovresti fare un Due. lavoro che ce la puoi fare, cioè farlo ritornare, cioè togliere la vernice, ritornare sul metallo, un lavoro un po' troppo raffinato, non ci si può fare. Però la cosa che cade la testa al toro, almeno in buona parte, perché poi esiste anche la versione non rail, è questa distanza che c'è fra i due gruppi di scritte. Superlative Chronometer e Officially Certified. Superlative Chronometer sono decisamente staccate con uno spazio interno dalle altre due gruppi di scritte. Questo è il quadrante rail. Allora, quando siamo di fronte a questo tipo di orologio, è sicuro che era un quadrante panna. E dimmi una cosa, anno. Allora, questo orologio nasce nel 1900,
83 ed è uno dei pochi orologi che sta in produzione veramente pochi anni, ovvero 5 anni, perché nell'88-89 esce di produzione. In realtà, allora, noi vediamo la versione panna, che è quella che lo contraddistingue, ma questo orologio viene fabbricato nella versione bianca, panna, e nera. La versione nera, diciamo, l'indice bicchierino di metallo è bordata color metallo anche nel modello successivo, per cui è solo il Cambia bianco quello bianco. che ha la differenza, non ce l'ha Sì. quello nero. Infatti quello nero sul mercato, anche se è questa referenza 16550, ha una Quanto vale un valutazione terzo? simile. Sì, un terzo, bravo. E dimmi una cosa, a parte il Daytona Casa dei Contatori, come quadrante bianco è l'unico sportivo da È l'unico dire. sportivo insieme al Daytona. Tutti E- e due con ghiera incisa E il GMT? e al GMT, ma il GMT però... Ce n'è uno. C'è uno. No, Te lo conosci ma chi ce voi l'ha? parlate di quello d'oro, ma Ah. nel modello d'acciaio c'era, quelli della Panam Ah, c'era. Panam, sì, sì. Sì, Panam c'era. Personale Sì, di però tela quanti della erano fatti? Però Quanti ci saranno ora? fondamentalmente 2 o 3? Ora ce ne pochissimi. saranno 2 o 3 al E mondo. poi non erano in vendita, Poco di più. non erano Ora No, ci non sono... erano, non erano questo in vendita. al suo anno lo compravi. Sì, sì, questo è il Sì, no, è suo vero, anno. per il GMT di cosa... Sì, questo è il suo Ma anno l'Air King è comprato. considerato professionale? No, Non è considerato no, professionale? l'Air King no. E dimmi un'altra cosa, come grafica l'hanno uniformata perché secondo te non aveva incontrato questa? Allora, lì secondo me, quando sono visto i numeri di orologi venduti, un po' ci sono Perché questo pensato. l'hanno fatto solo nero e non l'hanno fatto bianco. Non l'hanno mai fatto E bianco. questo perché l'avevano fatto bianco? Questo l'hanno fatto bianco e nero. Allora, probabilmente, ora, siamo già, come abbiamo detto, nell'83, quindi nei primi anni 80, il Submarino GMT sono abbastanza affermati, non in Italia, ma fuori dall'Italia sono abbastanza affermati. Quello non si vendeva, Questa è una copia. come me lo fai, questo che me lo fai, come quelli che vendi di graficamente. Similare, sì. Oh. A parte la ghiera, che questo No, è no, un io dico di acciaio. collante, Sì, sì, sì. collante. Però anche la ghiera ricorda comunque, cioè, Sì. se levi il Certo. discorso dell'acciaio, comunque Infatti. ricorda la ghiera del GMT. Anche di questo va detto che la ghiera comunque non è proprio uguale al successivo, è molto più grassottella, c'ha una grafica diversa. Anche in questo modello, poi lo vedremo E dimmi ora. una cosa, di questi te ne vendevi? Allora, di panna devo Più dire di che questi? Cioè, come è andata come escalation di di vendita? questi ne vendevi pochi in quella fase perché andava di molto di più il nero. Ma neri li vendevi? Il nero lo vendevi. Sì, eh? Nessuno aveva mai notato la differenza di referenza tra questo e il successivo. Perché? Perché in realtà il nero era quello che vendevi, ma il nero è rimasto uguale. Il nero graficamente è rimasto uguale. Quindi che sia 55-50 16,50 e è 5,70. rimasto uguale. Quindi passiamo al Non modello trovi grosse successivo. differenze. Infatti il 16,5 e 70, successivo a questo, va detto di questo che primo modello con vetro zaffiro, primo modello veramente impermeabile fino a 100 metri, quanto diciamo il vetro te la garantiva, e orologio chiaramente rispetto a quello un po' più robusto, anche come ghiera, anche proprio col materiale nero che entra nei Sì. numerini Infatti qua è rimasto a incisi. modo, invece qua Invece qua tende a spesso- scolorire, Sì, sì. sì. Tende a scolorire. C'è 10 anni, eh? Sì, ci sono 10 anni. Allora, questo è completo con la sua garanzia dell'86, quindi è proprio uno di quegli orologi, diciamo, da Sì. collezione, veramente da collezione. Capito? Come abbiamo detto, Vabbè. Nel caso volessi nell'89, comprarlo. Sì, va bene. nell'89 la Rolex, Ma a prezzo? Parliamo anche di un prezzo stasera. un orologio che oggi Per sul avere mercato un'idea, si eh. posiziona, quando è completo di tutto, oltre i 20.000 euro. Ok. E lo trovi disponibile? È La- difficilissimo trovarlo completo, quell'orologio lì, non è così semplice trovarlo E completo. questo è completo? Questo è completo. Ma è in vendita? E tra l'altro con garanzia italiana, quindi che è abbastanza, diciamo, è di un collezionista che non so se lo vuole vendere, può anche darsi che lo voglia vendere, però al momento non avrebbe deciso quel senso. Il da fare, sì. Questo invece è un Explorer Questo 2. è bianco forte. Ecco, qui si Mamma vede bene mia. la differenza. Ecco, questo è un orologio E che guarda, io... quando li metti accanto la vedi la differenza. Mamma mia. È bianco Allora, forte. sta cominciando ad essere apprezzato molto comunque questo bianco. Sì, ora va detto una cosa. Questo Rispetto qua... a fino a 2-3 anni fa costava 3.500 euro. Sì, sì. E invece ora meno di 5,5 Ma anche di mi questo sa. oggi si comincia a cercare Il le chicco, particolari. com'era? Il chicco di mais. Chicco di bravissimo. mais. Il chicco di mais, proprio quello. Devo dire proprio quello. Qui si vede bene anche la differenza, diciamo, della grafica delle ghiere. Vedi com'è più magra questa Sì. scritta rispetto a quella. Guarda il 2. Il 2 di questo e il 2 di questo.
Sì. È proprio Non ho finito uno l'inchiostro. stile completamente, ma proprio lo stile che è diverso. Più marcato, molto più Se vedi marcato. 22, questi sembrano 2Z. Sì, Questo è un però, 2. ecco, ora ti devo dire, senza dubbio questo, Sì, sì. Ma ha più fascino. È più caldo, più più... facile. Esatto. vedo. Più fascino. Esatto. Cioè, Solo questo- che però per comprare questo ci vogliono 5 di questi, no, 4 di questi. Vabbè, ma stai In troppo fuori. realtà Ma tra sai- questi due orologi ci sono 3 anni. Questo è del te ne rendi conto? 1989, è proprio il primo uscito, questa è proprio la prima serie uscita. Tra l'altro questo Comunque sembra nuovo, è tenuto in maniera eccellente, questo qua. Anche la ghiera? Sui stili minori di 25, ghiera perfetta, tra l'altro bracciale, questa era una delle versioni, delle Quello due con- versioni che con la vendevano, chiusura- o Oyster o Flip Lock. Per esempio questo non lo trovi mai sul GMT, di serie non lo trovi mai sul GMT. In questo modello invece avevi la Molto scelta più tra sicuro col flip lock. Flip Lock e diciamo Oyster normale come questo. però per esserci Invece 3 questo no, anni. solo Oyster, non Oyster o Flip Cioè, Lock. questo sembra proprio dei giorni... Sì, sì. Sì. Cioè è uguale a quello di ora alla È fine vero. comunque, a No, no, parte la detto 3 dimensione. Hai detto che ci sono 3 anni, ma lo diresti? No, No. infatti, No. Mamma mia. pensa che se tu vedessi i neri della stessa epoca, sono identici. Cambia leggermente la grafica della ghiera, ma il resto è identico. Qui, come si vede, le scritte non sono più rail Sì. e non sono mai state rail in questo modello. È carino quando questo prende quel giallo, lancette e indici. Ma chicco di Da mais, chicco di mais. è quello, È quello lì. è la particolarità È il è chicco di quella. mais. Cioè scoloriscono... Quando vira. No, diciamo che è il trizio che, magari per questioni di luce e umidità, vira al giallo e prende questa denominazione chicco di mais. Quindi contrasta col quadrante bianco. Contrastante. Che è Diciamo molto più raro. Allora, l'invenzione del chicco di mais è un'invenzione, per così dire, commerciale. Già che Perché? dice invenzione. Non dico invenzione perché in realtà è il solito discorso che il difetto fa costo. Perché? Perché in realtà il chicco di mais ti ricorda un po' Quello. il panna. Però invece di avere il quadrante panna hai il trizio che tende al giallo. I contatori. Hai capito? Non è la stessa cosa. No. Che difetto c'è tra un Explorer 2 di prezzo, dico? Un Explorer 2 bianco normale e un chicco di mais? Ma non molto. Roba da entro i 1.000 euro. Ok, pensavo... Entro i 1.000 euro. Non oltre i 1.000 E euro. comunque sono sempre orologi degli anni 80. No, degli anni, diciamo che nasce nell'89. No, io il per chicco cui- di mais dico. No, però 89 nasce 90. il modello, quindi 90. Quindi 91, fine 92. 80, fine 80, inizi 90. Esattamente. Sì, fino al... Questo quanto è stato un commercio? 5 5 anni? anni soli. Questo è stato veramente forse l'orologio che per più breve tempo è stato un commercio. E il È motivo paradossale non che c'è mai stata no, una... no, non c'è un motivo. Questo invece ha durato. Infatti quello per essere stato un orologio con pochi numeri di vendite è paradossale Sì, che sia eh. stato in produzione tanti anni, perché alla fine, insomma, dal 71 Però questo Cioè- era graficamente da diverso almeno, eh. Questo Sì, sì, ma però... 71, 83, 83, Sì. 88, perché poi nell'89 esce questo, ma insomma, Sì, però è anche vero che se ci levavi questo non c'era nient'altro. Cioè non c'era un altro Explorer 2 che sostituiva è quello. anche vero. È anche Invece se vero. ci levavi questo c'era... Hanno introdotto quello bianco e in più c'era quello nero. Comunque guarda. Sì, sì, quello sì, però insomma, in quest'epoca qui, l'epoca diciamo del 16550, cioè il bianco e il nero, sta in produzione solo 5 anni, se consideri metà saranno bianchi, metà saranno neri, ma sono pochi gli orologi. Pochi, I panna pochi. sono pochi, sono veramente pochi come numero. poi sono la metà Sì. della Esatto, produzione. se Perché- io considero la metà, mezzi neri e mezzi bianchi, quindi panna, inteso come bianco, per solo 5 anni, con una vendibilità non proprio pronunciatissima, molto più nel nero, quindi è anche probabile che tanti siano poi diventati neri anche nei ricambi successivi, cioè ce l'avevi bianco, di questo colorino così un po' anomalo, io ricordo benissimo di averli cambiati questi quadranti. Ricordo che negli anni in cui arrivava questo orologio era di difficile vendita e o lo mettevi in C'è più nero, quadranti? no, perché poi queste cose qua alla fine vanno perse, perché non gli dai valore, e quindi negli anni... No, perché te capita che Sì, io Le sono uno di quelli che scatoline, scatoline magari tengo tutto, ma questi non l'ho mai trovati. tra Mi un... ricordo di averli cambiati, ma non l'ho mai ritrovati, quindi probabilmente... E di questi quanti ne hai venduti te, che tu ti ricordi? 1, 5, 1000? No, sì, 1.000 magari. No, ne avrò venduti una ventina di questi qua. Molti di più E neri? neri, ma una Tanti. quarantina. Ah, il ecco, doppio. il doppio. Perché andava al nero, questo non andava.
quando proponevi questo, mi ricordo benissimo che dei ragazzi tedeschi, lucchesi ma che stavano in Germania, un giorno mi chiedono se gli potevo ritirare un orologio che avevano comprato in Germania, in cambio di un altro. Dico, fammi vedere l'orologio. E mi porta a questo modello. Io lo guardo e dico, ma scusa, ma che quadrante c'hai, scusa? Fa, me l'hanno mandato così. Loro l'avevano comprato, mi sembra, nel 90, no, era già fuori produzione, nell'89 o nel 90 in Germania, ma come invenduto. Questo ragazzo racconta sempre la storia che quando si è avvicinato alla vetrina di questo concessionario a Monaco, c'era il Daytona carica manuale, e questo qua. E suo padre gli ha detto, quale vuoi? No, Lui ha detto, mi no, piace questo. Bella E idea. ha scelto quello col quadrante Forse gli panna. piaceva di più. Bello. Gli Cioè, piaceva di più. nel senso... Oh, te lo Il metti. famoso discorso Eh. con Pinuccio Jacopelli. Lui ha scelto... quello Il perché- cuore. Chiaro che se aveva la palla del futuro, Eh. avrebbe scelto sicuramente il Cazzo, Daytona. non è mica cascato male. No. Magari Assolutamente beccava no. un 6-2-6-3. Però potendo scegliere, Sì. tra l'altro, l'ha sempre detto lui, potevo anche sembrare un po', attaccato ai soldi, perché questo costava molto più del Daytona. Sì. E io scelsi questo, non scelsi il Capito. Daytona. Suo padre era contento se sceglieva il Daytona, risparmiava, aveva due figlioli, diceva da regalarla a tutti e due. L'altro ha preso il Daytona. L'altro ha preso il GM Team Master. Ok, Comunque, vabbè. e il nero ce l'hai? Allora, nero ce l'ho. Vi farò vedere quello nero, ma quello nero però vi faccio vedere la serie, per così dire, più recente, ovvero l'ultimo modello, e infatti No, uscito dal concessionario. come ce lo possiamo... Sì, questo è proprio nuovo. Questo è proprio NOS. nuovo. Guarda com'è rigida anche. Come ce ne accorgiamo anche? Di quanto è rigida il Che bracciale? qui mi fa vedere accanto No. lo zaffiro, il 114-270. Ah, 270. Quindi questo ci dice che siamo già Che ben poi lui oltre è il dudato, 2000. Come? Lui non è mai è decollato e è rimasto No, lì. però, Questo l'ha insomma, sempre venduto. Parallelo, sì, ha sempre avuto il tra suo l'altro questo ha avuto un mercato. mercato doppio, nel senso che è partito come orologio da uomo, solo da uomo, e poi alla fine diventa anche un orologio ottimo da Sì. donna. Quella è l'ultima serie, quello sarebbe il cosiddetto T. Se togliamo il bracciale dietro c'è la T. Perché? Perché T praticamente era la denominazione dei modelli che non avevano i fori nella cassa. Ah, Vedi? sì. Qui ci sono i fori, 16570, quello è il 16570T perché non ha i fori, nonostante che sulla garanzia non ci sia la denominazione T, perché è solo... Sì, quello è ancora nuovo. Questo qui è il C'ha le codicino. pellicole. Sì, c'ha le pellicole e c'ha il codicino. Il codice. Ancora il codice. E quello è nuovo. È un invenduto degli anni 2000, dove sia del 2000, 2007-8. Hai capito? Questo è il nero. Ecco, quello che dicevamo prima, il nero è sempre nero, cioè nel senso che sia 16550 sia 16570, in realtà qui se ne vede solo, tra l'altro rido perché qui Sì. dalla grafica della ghiera capisci che, te la dice lunga sulla Rolex, che quando già c'era il 114-270 in produzione Explorer 1, quindi dopo il 2000, dalla grafica della ghiera sai cosa capisci? Che questo è un 16550, non un 16570. Ti dici come fai a dirlo? Guarda questa ghiera qui e guarda questa, guarda quest'otto, Sì. guarda questo 6. Quindi i cataloghi Questo lo facevano un 4. po' così a caso. Le foto. Non È sempre rimasto in produzione fino all'uscita di produzione del 16570 con nella versione nera il Poi 16550. guarda, ci hanno messo anche proprio solo loro, cioè Sì, nemmeno la bruttissima cassa. sta foto. Sì. tipo. Ma non l'aveva molto in simpatia, secondo me, la Rolex. Non aveva molto in simpatia l'Explorer, perché qualche torto gliel'ha fatto l'Explorer. A partire da lì, da giù, qualche tortino, secondo me gliel'ha fatto. E praticamente il 16570, nella versione T senza fori, praticamente passa il testimone al modello di 42 mm, quindi quello grande, nel 2011, ovvero... E lì, secondo me, l'hanno fatto formato pubblico. Sì. Beh. No, è cambiato, Ricorda comunque sono questo. cambiati. No, lo ricorda, però Allora, in realtà nasce per i 40 anni di uscita di questo. Quindi praticamente viene presentato a Basilea a 40 anni precisi
71, 2011, Certo. dopo questo. Grosso. Adesso pensa un po' Ed è grande. che 40 anni fa non andava e lo rifanno. No, ma dopo è andato, Sì, però è un terno all'otto, ma forse aveva già ricominciato questo? Nel 2011 Cioè, questo... nel 2011 era già richiesto? Sì. Forse è per No, questo no. che... Cioè, È già richiesto da almeno 15 anni. Sì, questo. Non che era solo già richiesto, era già una quindicina d'anni. Sempre che bianco e funzionava. nero, anche quello nuovo. Anche qui, come si vede al catalogo, Grosso, bianco e nero. Grossino. Qui ci vuole... Un bel Una polso. bella misura, un 42, una bella misura, un discreto peso, bracciale completamente diverso, terminale pieno che avevamo già visto apparire sul T. No. Quindi, Anche perché lo deve leggere. sì, Se sì. no ti... Sì, sì. Bello grosso. No, te Comunque un orologio bello. non ti ci vedo. Cioè, io cioè il Moonwatch è 42, però non veste come il Moonwatch, Poi cioè è non più veste, alto, insomma, È un Cassata po' che- più, un po' più come dire, grosso. evidente quello Sì. lì, nonostante la dimensione. Sì, bello. Cioè, è bello, però probabilmente ci direi un 16570, nel senso, Sì? Torneresti a questa misura? sì, cioè, eliminando il 550 per ovvie ragioni di prezzo. Secondo me è un bello orologio quello. Lo so. Mi piace, eh? La prima Sì. volta, sai che lo vedo da Lo vicino. vedi da vicino? Grosso. Grosso, grosso. Poi- La dimensione è tutta abbastanza grande, quella di quell'orologio lì. Poi come sai, Però va detto che la Rolex è arrivata Che le leggermente lancette tardi, sono tozze. è arrivata leggermente tardi nel modello grande, cioè quando è arrivata la Rolex a produrre gli orologi con la cassa più grande, il mercato degli orologi grandi cominciava un pochino a fermarsi, non era più in ascesa, cominciava a stabilizzarsi e mi riferisco ai famosi Panerai e compagnia. Cioè tutti quegli E orologi. dimmi una cosa, questo ha una buona vendibilità? È trovabile? Diciamo che a oggi è il più trovabile degli sportivi. Insieme all'Explorer 1. Poi alla fine, Insieme come all'Explorer sempre, 1. nelle loro Sì, date, no? sì, sì, Cioè, sì. qui siete Cioè, sempre trovati al loro periodo. Sinceramente sì, la cosa che fa un po' ridere è quella che alla fine ha ripetuto più o meno l'escalation degli altri, Sì. cioè il Submariner oggi e i vari GMT, sia il Batman che il Pepsi, sono molto più richiesti di questo e in pratica è sempre stato così. Quando c'era il 16570, quando c'era il 1655, gli altri due hanno sempre avuto la parte del leone rispetto all'Explorer 2. Però per contro anche lui ha sempre venduto. Sì, è un... C'ha i suoi modelli più rari, modelli un po' E più... comunque è una bella collezione. Una bella collezione, anche secondo me. forse i modelli più rari si trovano negli Explorer. Beh, allora, devo dire una cosa, quando parliamo dell'Explorer 1 ci sarà da parlare un po' di più, perché intanto nasce nel 53 con un modello, diciamo, con movimento vettone di 36. Che è quello che poi effettivamente è Che è andato... Che è quello poi, quello ne di... vidi uno da lui qua con scritto Explorer e aveva il quadrante anni d'ape. 40 anni dopo, quello vecchio. Ma com'era? Era bellissimo. Quello era proprio del 53-54. Era bellissimo. Quello era proprio del 53-54. L'orologio, Bello. secondo me, molto bello. Uno dei tanti, perché quello praticamente esisteva così, col fondo chiaro, nido d'ape. Era chiaro, nero, quello lì era chiaro. Nero nido d'ape. No, mai visto. Mai visto? Bellissimo. Mai visto. Bello l'orologio. Mai visto. E poi tanti modelli fino ad arrivare a quelli gilt prima del 1016 normale. Sì. Quindi sempre 1016 come Abbiamo lo referenza, ma Space di gilt. Weller che forse dagli Explorer è il più raro. Ma anche l'Explorer Date, che poca gente ha visto in vita sua, addirittura anche acciaio e oro. Acciaio oro. L'Explorer Date era Questo lo come sento. Anch'io. l'Hiking Date, però marcato Explorer. Sicuramente. Ho fatto anche quello. Anche, infatti, l'Air King comunque, se vedi, ricordano Explorer 1, specialmente certo. quelli Sì. col 369. Ma lì la Rolex ha lavorato molto anche per mercati più Per poveri simpatie. e no, per mercati più poveri dove mandava magari il 5500, quindi Explorer E uno. 1 da 34 mm invece che 36 col braccialino di 19 per il mercato canadese, l'Explorer Date per il mercato canadese. Modelli, poi li vedremo, spero, sarà difficilissimo trovarli, però perlomeno parlarne sì, quando faremo gli Explorer 1. Tornando a questo modello, anche questo come abbiamo detto bianco-nero, misura grande, vetro zaffiro, 100 metri di impermeabilità, Tuttora in commercio. tuttora in commercio, e comunque un orologio con un bracciale un po' particolare, nel senso che ha la chiusura con l'allungamento
diciamo, un pochino diverso dagli altri. Vedi, il pezzettino che si scusa. rigira, quello che si rigira. Per la muta? Esatto. Come quello, cioè quel sub. Sì, non è proprio quella della muta e non è nemmeno il nuovo modello che si allunga Sì, alzando, però è stato un po' uno dei primi su cui è stato montato questo tipo di bracciale. Bello orologio. Ora arriviamo alla parte decisiva. Cosa scegliereste? Ah già, abbiamo anche questa parte. Eliminando l'Explorer 1 perché non c'entra nulla, perché Beppe sappiamo tutti che prenderesti questo. Certo. Sì, mi sa che stasera ci litighiamo, Ho scelto prima. Che hai Però scelto aspetta, facciamo così, è del il pan. 75, se no prendo un freccione, dai. Almeno voi vi lascio il pan. Io prendo il pan. Sapevo che il piccolo Lord Prende il pan. prendeva il pan, allora non si può. Mi sa che te che vuoi il pan o l'Explorer o il Io freccione? sarei indeciso, devo dire la verità. Tanto Te sei indeciso fra i due? O sei Sono indeciso tra, ti dico tra cose. Lui, questo, che è l'ultimo disponibile, perché questi altri due sono già stati. ero già deciso questo. No, l'alternativa sarebbe stata quella. fra quei due lì, dai. Però Questi altri sono troppi. questo anche perché proprio questo, che è un Manon particolarmente, ha una colorazione, un invecchiamento che secondo me... Poi ce lo è vedi, veramente comunque io ce lo vedo Beppe, Sì, con contemporaneo. l'Explorer 2. bello. Con questa maglia, vero? Ci stai da Con dire? Ci voleva più arancione. No, è vero, se la tuppa non c'era perfetta. Perfetta. È tutto buono. Però devo dire che è da catalogo questa qui. sì. Non me lo ricordo, ma qua giù sotto c'è la foto del catalogo che è proprio questo Con colore. questo? Ti ricordi? No, non ci ho fatto caso, l'ho fatto apposta. Ti ricordi? Ormai è diventata, perché la prima che abbiamo fatto vedere, che è questa, è quasi. È vero, simile. Quasi lo stesso colore. Simile. Va bene, dai. Allora, Giuse, grazie ancora perché hai grazie a trovato voi, come al abbiamo solito. riparlato finalmente dopo un po' di tempo di un modello, cercando di insomma, far vedere qualche cosa delle varie produzioni della Rolex. Quindi siamo tornati in casa Nella referenza Con- del tempo, con i modelli Nella sede nella sede ufficiale. ufficiale. Ciao a tutti.